I miracoli di Montserrat. Dalla luce divina alla voce dell'aldilà. Nel cuore della Catalogna, tra le vette frastagliate della montagna di Montserrat, si nasconde una delle storie più antiche e misteriose della cristianità europea. Siamo nell'anno 880. Un gruppo di bambini pascolava il gregge sulle pendici della montagna, quando, verso l'ora del tramonto, una luce folgorante si accese tra le rocce. Una luce inspiegabile, intensa, eppure non accecante, che sembrava attrarre l'anima prima ancora dello sguardo. Sorpresi e incuriositi, i piccoli corsero verso quel chiarore soprannaturale. La sera seguente, tornarono, e la luce apparve di nuovo. Così anche la terza, e la quarta volta. Alla fine, raccontarono tutto al parroco del villaggio, che li accompagnò insieme ad alcuni fedeli. Anche lui vide la luce. Fu allora che venne avvisato il vescovo, che accorse in pellegrinaggio verso quella montagna baciata dal mistero. Ed ecco che, al termine di quelle apparizioni luminose, venne scoperta una piccola grotta incastonata nella roccia. Al suo interno, una statua della Vergine Maria con il bambino Gesù. Un'immagine nera, scolpita nel legno, misteriosa e bellissima. Era la Vergine Maria, la Madonna di Montserrat. Ma non fu solo la luce a parlare. Molti testimoni raccontarono di aver udito, nei pressi della grotta, una musica dolcissima, invisibile ma inconfondibile. Note armoniose che sembravano scendere dal cielo, come un canto angelico che accarezzava l'anima. Curiosamente, queste note musicali nella leggenda si sono intrecciate nei secoli con la tradizione musicale concreta del monastero di Montserrat, che sarebbe sorto proprio lì, attorno alla grotta. Il monastero divenne infatti uno dei più importanti centri culturali e musicali monastici d'Europa. Ancora oggi, il coro dei bambini del santuario, chiamato Escolania de Montserrat, è uno dei più antichi cori d'Europa ancora attivi. I loro canti purissimi sono visti quasi come eco di quella prima musica divina udita nel miracolo dell'880. Una profezia sonora che continua a vibrare nei secoli. Ma quando il cielo sceglie una montagna per toccare la terra, non lo fa una volta sola. A Montserrat, infatti, il miracolo non fu confinato al Medioevo. E così, 7 secoli dopo, una bambina innocente e un'anima del purgatorio avrebbero rivelato al mondo intero un mistero troppo spesso dimenticato: la realtà della misericordia e la verità sul purgatorio. Siamo nel 1657. 2 importanti figure ecclesiastiche, il reverendissimo padre Bernardo de Ontivieros, generale dell'ordine benedettino in Spagna, e l'abate Millan de Mirando, si trovano nel monastero di Montserrat per partecipare a un ciclo di conferenze spirituali. Durante quei giorni, una donna giunge al convento accompagnata dalla sua bambina. La piccola si avvicina all'abate Millan con occhi pieni di lacrime e una richiesta tanto semplice quanto profonda: che vengano celebrate 3 messe per l'anima del suo papà defunto, poiché, dice con candida certezza, la Madonna le ha fatto capire che, grazie a quelle messe, suo padre sarebbe stato liberato dalle pene del purgatorio. L'abate, toccato da quella fede così pura, accoglie la richiesta. Il giorno seguente, nella penombra del santuario, inizia la prima messa di suffragio. La bambina, accanto alla madre, assiste devotamente. Ma nel momento della consacrazione, accade l'inspiegabile. Con voce ferma, la bambina esclama di vedere suo padre inginocchiato sul gradino dell'altare maggiore, circondato da fiamme spaventose. Solo lei può vederle, eppure ne parla con una lucidità che lascia tutti ammutoliti, per capire se è frutto di immaginazione o di grazia soprannaturale. Il padre generale le chiede una prova concreta e così le disse: avvicina un fazzoletto a quel fuoco che vedi. La bambina obbedisce, tende il fazzoletto verso il nulla, ma in quell'istante una fiamma visibilissima si accende davanti agli occhi di tutti. Il fazzoletto brucia come se avesse toccato un vero fuoco, pur non essendoci nessuna fonte visibile di calore. Un segno inspiegabile, un fuoco che brucia da un'altra dimensione. Il giorno successivo, durante la seconda messa, la bambina sorride, ora vede suo padre in piedi, accanto al diacono, vestito con abiti luminosi e vivaci, non più avvolto dalle fiamme.
Alla terza e ultima messa, l'apparizione cambia ancora. La bambina vede suo padre vestito di bianco, più candido della neve, con un volto sereno e radioso. E alla fine della celebrazione, con un misto di gioia e commozione, la bambina esclama: Ecco che mio papà va via e sta salendo in cielo. Poi si rivolge ai monaci, inchinandosi. Vi ringrazio a nome suo. È stato lui a chiedermelo. A quell'evento straordinario assistettero numerosi testimoni. Il padre generale dei Benedettini di Spagna, il vescovo di Astorga e molti fedeli e abitanti del luogo. Tutti rimasero sconvolti, non solo per il miracolo, ma per l'intima certezza che da quel giorno a Montserrat si fosse aperto un varco tra terra, purgatorio e paradiso. Le messe di suffragio non sono un'antica usanza da dimenticare, ma una delle forme più potenti di amore cristiano. Esse aprono le porte del cielo, sciolgono le catene dell'attesa, consolano i vivi e liberano i defunti. Ecco il mistero più grande, che la preghiera può attraversare il tempo, sfiorare l'eternità e cambiare il destino di un'anima. E ancora oggi, a Montserrat, le note dell'Escolania si alzano al cielo, forse come eco di quella luce del primo miracolo, e come risposta a quel fuoco del secondo. 2 miracoli e un solo messaggio. La Madonna ascolta, la Madonna intercede, e nulla è impossibile a chi ama davvero. Da quella montagna dove la luce è scesa e da quell'altare dove il fuoco si è acceso, la speranza non ha mai smesso di salire in cielo, e l'amore continua a bruciare. Per i vivi, per i defunti, per chi ama ancora.